caratteristica appunto di questo luogo a cui si accennava, dove lavoro ora a Milano, che si chiama appunto Frigoriferi Milanesi, è quella, se si può sintetizzare in un termine, l'attività multiforme che c'è, dell'aggregazione. E io oggi vorrei parlare dell'aggregare. Io un anno fa ho scritto un piccolo libro, dopo 20 anni di esperienza nell'editoria, che si intitolava Che fine faranno i libri? E cercavo di immaginare nel futuro che cosa sarebbe successo quando si sarebbero diffusi sempre di più apparecchi come appunto l'iPad o altri lettori elettronici. Il centro di questo libro, dove appunto tentavo di analizzare le varie figure, che fine faranno i tipografi, che fine faranno i grafici, che fine faranno i traduttori, che fine faranno gli uffici stampa, cioè, facevo diciamo sì, varie analisi delle varie figure che stanno dietro, che spesso si dimentica, insomma, cioè che dietro a un libro e al prezzo di quel libro lì ci sta il lavoro di decine e decine di persone e decine di specializzazioni molto diverse. Però secondo me il fulcro, più passa il tempo, un libro chiaramente di questo tipo qua invecchia a una velocità pazzesca, perché poi appunto le cose vanno a una velocità in questo campo veramente straordinaria. Però mi sembra ecco, che la cosa che invece non è invecchiata, che rimane sempre di più invece attuale e sulla quale vale la pena spendere qualche parola e ragionare, è questa idea dell'aggregazione. Perché secondo me, sia per quanto riguarda i giornali, sia per quanto riguarda i libri, sempre di più nel futuro sarà importante una figura che con un termine non troppo bello in italiano si chiamano gli aggregatori. Chi sono gli aggregatori? Sono delle persone che mettano insieme cose diverse, notizie diverse, oggetti diversi e li propongono agli altri. Facciamo un esempio pratico. Io non sono una persona che si occupa professionalmente della Cina, però sono una persona che pensa che essere informati, anche se non si è professionalmente appunto impegnati sul fronte cinese, essere informati su quello che accade in Cina sia importante. Allora, se io avessi una persona italiana che quindi conosce la mia mentalità, che conosce la lingua cinese, che sta in Cina e che ogni 15-20 giorni produce un report dove c'è scritto quali sono i 5-6 avvenimenti più importanti che sono successi in Cina, il libro più interessante che eventualmente sarebbe bene tradurre perché sarebbe bene che lo conoscessimo anche noi e ne desse un riassunto, il film, l'opera teatrale, certi avvenimenti tratti dalla stampa che denotano cambiamenti, mutamenti nel costume della Cina, eccetera, eccetera. Ecco, se io avessi questo report fatto da una persona appunto che aggrega notizie diverse, io sarei disposto a pagare tranquillamente una cifra, ripeto, pur non essendo una persona che si occupa di queste cose professionalmente. Ecco, l'aggregatore, secondo me, è una figura professionale che sempre più si svilupperà, della quale ci sarà bisogno. Cioè, nel momento in cui io, quando accendo il computer o l'iPad, mi trovo centinaia di migliaia di notizie, nel momento in cui in un futuro non tanto lontano chiunque potrà scriversi un romanzo e potrà metterlo in rete, quindi ci saranno milioni di romanzi e avremo contemporaneamente la possibilità di accedere a tutti i romanzi, sia quelli del passato, perché Google sta digitalizzando tutta la Biblioteca Nazionale di Francia e fra 6 anni avremo tutto il patrimonio della Biblioteca Nazionale di Francia, ma comunque contemporaneamente tutto quello che la gente scrive nel futuro potrà essere immediatamente reso disponibile senza passare attraverso i filtri delle case editrici, del mercato, delle librerie, eccetera, eccetera. Allora, com'è che ci si potrà orientare? Perché poi il problema è che il nostro tempo rimane lo stesso, cioè il tempo che ciascuno di noi ha da dedicare alla lettura settimanalmente non va al di là delle 7-8 ore alla settimana. Se uno è insonne forse qualche ora di più, però insomma, non molto di più. È ovvio che ci vorrà qualcuno che seleziona per noi. Allora, fino ad oggi la selezione è stata fatta dai critici. I critici è una categoria che si è completamente sputtanata negli ultimi anni. Non hanno categorie per interpretare quello che si deve leggere, sempre di più sono persone ignoranti, sempre di più purtroppo, lo si vede dai giornali, sono persone assolutamente corrotte
nel senso cioè che parlano bene solo dei libri dei propri amici o della propria casa editrice, eccetera, eccetera. Quindi non sono affidabili, cioè non è più possibile dire vado a comprare questo libro perché quel tal signore ha un'autorità tale che mi dice che è bello e quindi io probabilmente lo troverò bello. Oggi assolutamente questo non è più possibile. E questo problema chiaramente nel futuro diventerà sempre più importante, perché sempre di più nel futuro ci dovrà essere qualcuno che mi dice guarda, in Francia sono uscite, sono state riportate e sono accessibili sul web 12.000 romanzi. Di questi 12 romanzi ti posso dire che se te hai tempo per leggerne uno solo, quello che vale la pena è questo qua. E ti ovviamente motivo il perché, in modo che tu possa comunque scegliere e capire se è il romanzo che fa per te. Ecco, questo lavoro quindi di selezione e di aggregazione delle notizie, di riportare in modo creativo quello che è quel mare magno dove tutti ci perderemo inevitabilmente, perché già oggi ci perdiamo e sempre di più ci perderemo, ecco, questo qui è una figura professionale di grandissima importanza sociale e anche però appunto economica, perché comunque ci permetterà di risparmiare tempo, di non prendere fregature, di non finire a leggere delle cose che non hanno nessun senso e nessun valore. E questa figura dell'aggregare, del mettere insieme sarà, diciamo così, centrale. Ecco, io penso che come questa figura è importante, altrettanto importante sarà sempre di più nel campo, diciamo così, della socialità, persone, gruppi di persone che riescono a portare a noi, a proporci, ad aggregare appunto fenomeni teatrali, musicali, artistici, eccetera, eccetera, che altrimenti noi non saremmo in grado di intercettare. Questa forma, diciamo, di aggregazione, di selezione sarà sempre più importante perché appunto la cosa è quasi banale dirlo, però le possibilità che ci vengono dalla rivoluzione digitale, dal web, dalla rete, eccetera, eccetera, sono ovviamente, è una grandissima rivoluzione della quale noi soltanto fra qualche anno capiremo veramente la portata e comunque è una espansione straordinaria delle possibilità che ciascuno di noi ha. Ma nello stesso tempo però questa enorme espansione non risolve un problema fondamentale della vita di tutti gli esseri umani, che è la solitudine. Cioè, noi possiamo stare ore e ore di fronte a un computer, discutere con amici che stanno dall'altra parte del globo su Facebook, intrecciare relazioni le più straordinarie, le più complicate e anche bizzarre, però ciò non risolverà comunque un problema di fondo, che è lo stare insieme. E questo è il motivo per cui, cioè, parallelamente a questo ci sarà la necessità di qualcuno che aggreghi le persone e che porti le persone a stare insieme. Questa è la risposta anche a un'altra domanda che chiaramente ci si fa nel mondo dell'editoria, cioè nel momento in cui tutto sarà gratis, tutto sarà disponibile, eccetera, come faranno gli artisti a guadagnare, a vivere del loro lavoro? Come farà uno scrittore a vivere del suo lavoro? Beh, la musica, l'esperienza della musica ci ha già dato delle risposte in questo campo. Tutti i tentativi che sono stati fatti di impedire alle persone di scaricarsi la musica gratuitamente sono falliti. Le grandi major della musica hanno tentato di dare una risposta assolutamente sbagliata e assolutamente fallimentare al download gratuito, che è stata quello di aumentare i prezzi. E questa cosa qui ha ulteriormente aggravato la situazione. Questo però non significa che la musica sia morta, che gli artisti non guadagnino con la loro musica. È semplicemente cambiata completamente la prospettiva. Mentre prima una persona faceva un disco, un gruppo faceva un disco e poi faceva dei concerti per promuoverlo, oggi esiste esattamente la situazione inversa, tanto che alcuni gruppi più avanguardia, più intelligenti, l'hanno capito. I Subsonica cosa fanno? Mettono direttamente in rete il loro nuovo disco, chiunque se lo può scaricare gratuitamente, e così si fanno conoscere e la gente a quel punto lì apprezza la loro musica e va ai concerti. Quindi i concerti diventano la fonte di guadagno, la musica, il disco diventa una forma di promozione della tua arte. E lo stesso sta succedendo paradossalmente anche con i libri. Pensate a fenomeni come il Festival di Mantova, ci sono persone che fanno la coda, pagano un biglietto per andare a sentire il loro scrittore preferito. Se arrivasse un marziano sulla Terra e facesse un rapporto su quello che ha visto a Mantova, si farebbero l'idea che siamo tutti pazzi. In realtà non è assolutamente vero, cioè la gente ha bisogno di
sentire la voce dello scrittore, ha bisogno di avere a che fare con lo scrittore. E appunto per questo si pagherà. Del resto Ludovico Ariosto, quando c'era Ludovico Ariosto, o ancora prima quando c'erano quei signori che si sono poi chiamati Omero, non è che c'era il copyright, non è che si viveva vendendo i libri, si viveva del fatto che uno girava, raccontava, declamava le sue storie e per questo guadagnava dei soldi. Si tornerà a delle forme del genere, cioè la risposta alla socializzazione sarà questa: gli scrittori scriveranno dei libri, li metteranno in rete, la gente apprezzerà o non apprezzerà le loro storie e andrà poi a sentirle, pagherà per andarle a sentirle, non pagherà per comprare il libro, pagherà per andarle a sentire, recitare, raccontare, per poter parlare con loro. Questa sarà, secondo me, uno degli sviluppi che avrà la rivoluzione digitale nella cultura. Grazie.